Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui con Arturia Matrix Brute, grazie a Giorgio Campera che saluto, che me l'ha prestata, è un amico che ogni volta che combina qualcosa, insomma, nel senso che acquista uno strumento che può interessarci, e così si fa sentire, mi fa fare un giro e mi aiuta col mio canale, insomma. Io devo fare una premessa, ho avuto di Arturia ho la Drum Brute Impact perché mi piace molto e ho avuto il Mini Brute, anche quello mi è piaciuto molto, devo dire, e mi ha anche aiutato in qualche modo aver avuto a che fare con quegli strumenti a così dedicarmi a questo sintetizzatore con un pochino più di idea di quello che avrei trovato insomma sulla strada. In realtà a vederlo così, insomma, così ci si spaventa un po', ma poi entrando nel dettaglio, adesso volevo farvi sentire qualche suono prima di entrare nel dettaglio anche con un'altra inquadratura per farvi vedere partendo diciamo da zero, farvi riconoscere anche la qualità così sonora pura dello strumento e anche in realtà la semplicità abbastanza di utilizzo. La matrice, il sequencer e l'arpeggiatore sono la parte fondamentale di quello che è poi lo sviluppo del suono. Questo è un monofonico parafonico dual split, nel senso che poi vedremo appunto di che cosa si tratta. Abbiamo due filtri, ma ripeto, queste sono cose che vedremo nel dettaglio. È una macchina estremamente potente e permette veramente di andare dovunque. Vi faccio sentire qualcosa giusto per farvi capire di che pasta è fatta. Questa matrice non serve solamente per le modulazioni e per collegare le varie sezioni e i vari controlli per poter agire sul suono, modulare e tutto il resto, ma è anche, c'è anche un utilizzo così un po' più sportivo, diciamo, che è quello per esempio dei preset. Si possono cambiare i preset. Tolgo l'effetto. Sentite che gli effetti sono analogici, comunque poi li vedremo. Vi faccio sentire un pochino di suoni. Chiaramente abbiamo l'aftertouch, abbiamo tutto quello che serve. È infinita. La potenzialità è infinita. Diciamo che si tratta solamente di avere la fantasia di utilizzarla. I preset che ci sono già bellissimi, devo dire, e sfruttano molto bene l'architettura, ma in realtà qui è un po' come se si avesse di fronte una gigantesca stanza con moduli da collegare in qualunque modo. Lo si fa con questo sistema a matrice che è davvero molto, molto interessante. La stessa cosa vale per il sequencer e per l'arpeggiatore. Come vedete si agisce, poi entreremo nel dettaglio, ma posso intervenire cambiando accenti. Si passa da tutto, da qualsiasi cosa, da questi suoni estremamente crudi e potenti in classico stile analogico a poi appunto la dance, non so come dire, e anche a suoni sperimentali.
come avete capito, è estremamente versatile. Questa, questa possibilità, diciamo, di collegare davvero qualsiasi cosa con qualsiasi cosa è anche abbastanza agile. Ora, infatti, entrerei nel dettaglio della genesi di un suono eventuale, fino ad arrivare poi appunto a quella che è la questione del sequencer, ma al di là del dettaglio che raggiungeremo, ma chiaramente, come spesso dico quando si tratta di sintetizzatori, io cerco di portarvi un po' la sensazione che ho dal punto di vista musicale più che quella tecnica, perché non sono un conoscitore profondissimo a livello proprio di circuiti e di queste cose. Quello che posso dire è che in questo periodo ne sto provando tanti, sia di quelli di vecchia generazione che di quelli di nuova generazione. C'è una differenza sicuramente, gli strumenti di nuova generazione normalmente hanno un'attitudine un pochino più produttiva. Devo dire che sta un po' nel mezzo, nel senso che se ci sono degli altri strumenti, che ne so, come il Moog Grandmother, con cui mi sono trovato particolarmente a mio agio perché metteva insieme un po' una via vecchia e una via nuova, altri invece con cui mi sono sentito proiettato, diciamo, nel futuro e quindi anche un po' spaesato perché è un mondo che mi appartiene meno. Qui mi sono trovato davvero nel mezzo, perché si può fare del sound design estremo, diciamo, e modernissimo, dall'altra parte però la radice sonora di partenza è molto vicina al mio gusto. La voce, il suono di per sé e il suono Arturia hanno un loro suono, può piacere o non piacere. Io mi sono trovato comunque a mio agio e ho trovato, giocando, ho trovato delle soluzioni musicali immediatamente e devo dire che l'architettura permette davvero di lavorare di fino su qualsiasi argomento, ecco, musicale, e qualsiasi decisione si prenda di direzione sonora la si raggiunge velocemente e in modo morbido, che è quello che cerco in un sintetizzatore. Poi, insomma, se si vuole raggiungere la cattiveria, come abbiamo sentito, non ci vuole niente. Quindi, insomma, passerei a quest'altra visione della cosa. Come dicevo, vedendolo, si può avere una sensazione così di possibilità infinite e anche quindi di complicatezza. Sicuramente, voglio dire, avendo così tante possibilità a disposizione, bisogna gestirle, quindi può diventare complicato, ma mentre si tenta di costruire qualcosa partendo, diciamo, da un foglio bianco, per chiamarlo così, ci si rende conto che è tutto molto intuitivo. Vi faccio un esempio. Ora abbiamo il primo oscillatore aperto, il classico stile Arturia, le varie forme d'onda che si possono miscelare e quindi per ognuna di queste forme d'onda, dente di sega, onda quadra e onda triangolare, abbiamo un controllo. Nel caso della Pulse, per esempio, abbiamo l'ampiezza e il metallizer per quello che riguarda l'onda triangolare, e per il dente di sega questa ultrasonica. Poi c'è anche un suboscillatore che è una sinusoide che può trasformarsi un pochino, e quindi insomma già così, come sentite, abbiamo una certa prepotenza, diciamo. Anche senza sub le possibilità sono molte e abbiamo già una discreta potenza. Quando aprirò gli altri oscillatori andremo oltre. Comunque 2 VCO, 3 VCO in realtà, 2 molto complessi e con molte possibilità e uno un po' più semplice. Ora qui si può decidere su quale dei due filtri utilizzare per questa sorgente. Quindi abbiamo per esempio o entrambi, oppure adesso il filtro Steiner classico di Arturia, e quindi questo, scusate che guardo se sono a zero, sì,
che ha questo brute factor che è abbastanza brutale, appunto. E cambiando filtro si va su questo, che è un classico filtro, diciamo, ladder in stile Moog. Anche qui abbiamo il brute factor che è abbastanza brutale. Anche qua abbiamo un drive, quindi si possono usare anche entrambi. Come vedete agiscono entrambi. Lascio sullo Steiner il primo VCO. Secondo lo mando sul filtro ladder. Spengo il primo giusto per sentire un sub, del quale possiamo scegliere di modificare questa sinusoide quindi insomma questo è solo uno, se li apro tutti e due ha una certa cattiveria. Ora aprendo il terzo, che manderò su entrambi i filtri, posso scegliere la forma d'onda. Qui ho meno controllo, si può scegliere anche di fargli fare una nota fissa oppure di seguire le note che suoniamo. Abbiamo un noise, insomma abbiamo molte possibilità. Un'altra possibilità che abbiamo, adesso spengo questo, il terzo, è quella di diciamo modulare un oscillatore con un altro oscillatore, diciamo un po' in stile FM. Qui il primo oscillatore modula il secondo. Qui il terzo modula il primo e il secondo. Ci sono varie modalità. Comunque insomma ci sono varie modalità. Qui si può decidere che cosa fare alle rotelle o wheels. La modulation, per esempio, così è sul cutoff, il range del bending. Una DSR, l'inviluppo per l'amplificatore, ma l'inviluppo per il filtro. Ora abbiamo davvero, sentite, c'è una certa cattiveria, diciamo, ecco. Poi abbiamo questa opportunità del dual split che è molto interessante, perché allora a questo punto la tastiera si splitta e il terzo oscillatore suonerà qui e noi avremo l'opportunità di utilizzare gli altri due. Lo strumento, oltre ad essere parafonico, dà questa opportunità. Questi due oscillatori saranno suonabili qui e il terzo oscillatore qui. Questo inviluppo lavorerà sul terzo oscillatore, come vedete. A questo punto, ora, se voglio fare una cosa semplice con la matrice, che chiaramente sembra
la terza guerra mondiale, in realtà è una matrice da utilizzare, per esempio l'LFO1 sul filtro Steiner, decido quanto. Ecco, adesso mancherebbe solo un delay e posso accedere agli effetti. Ho già un delay stereo, lo metterei per esempio mono. Considerate che sono analogici questi effetti, quindi suonano anche in modo molto... Quindi, insomma, le possibilità sono tantissime, era solo per dare un'idea di quella che è l'architettura più da sintetizzatore. Poi basta fare così e comincia il cinema vero. Decidiamo tutto, accenti, tolgo l'LFO così possiamo lavorare. Se noi scriviamo... Abbiamo l'opportunità di sporcare, rendere più cattive le cose. Insomma, avete capito di che cosa si tratta. Nelle mod qui, che sono le modulazioni, le possibilità che ci sono all'interno della matrice, possiamo assegnare veramente qualsiasi cosa a qualsiasi cosa ed è veramente diventa una specie diventa infinito, come se fosse un modulare infinito dove possiamo collegare qualsiasi cosa con un'altra, far andare questo da una parte e quell'altro dall'altra, come ci pare, per creare qualsiasi tipo di viaggio sonoro. È una macchina con cui si può fare grande sound design, ma come avete sentito quando siamo partiti all'inizio, c'era anche tutta la parte di sintesi semplice. Ultima cosa che volevo dirvi, ci sono questi macro knobs che possono mettere insieme, sono interessanti perché sono qui a portata di mano e mettono insieme una serie di... Se andiamo nelle modulazioni, qui possiamo capire che cosa succede quando li utilizziamo. Questo M2 per esempio sta controllando molte cose, una macro che è qui a portata di mano e che vi permette di utilizzare più controlli e averli molto comodi qua. Dico che è uno strumento estremamente potente,
bello, mi sono divertito veramente tanto. Chiaramente lì dovete vedere un po' perché è un monofonico, parafonico, dual split, quella situazione, sì, però insomma, ecco, è una spesa che va fatta se avete un certo tipo di interesse. Vero è che però ci si può fare davvero anche molto meno ed è molto efficace, anche quel molto meno di quello per cui è stato concepito. Copre davvero una gamma enorme di esigenze, ecco. Quindi vi ringrazio, vi saluto e come sempre vi chiedo di iscrivervi al mio canale se vi piace quello che faccio, il mio approccio, il modo di portarvi queste tastiere, di presentarvi queste tastiere e spero sia stato anche utile in qualche modo. Se vi iscrivete mi raccomando alla campanella perché così posso disturbarvi con le mie novità. Vi mando un abbraccio, un bacione, ciao a tutti, grazie.